Ma voi avete mai assistito al processo creativo di una musica per una terra ferita? Salve a tutti bellissimi, io sono Daniele Coppola e sono un compositore di musiche per videogiochi, anche se la storia mi ricorda come Elrond, il bardo errante. E in questo video voglio portarvi dietro le note del processo creativo di una zona per Erenshor. Signore e signori, Silkengrass. Sigla. Come nostro solito andremo a guardare il video della zona dedicata ad Erenshor, quindi Silkengrass, e andiamo ad analizzare il contesto per cui poi dovremo andare a trasporre le emozioni in musica. Allora, quindi il video inizia finalmente in un posto all'aperto. Siamo su una piana verdeggiante, se vogliamo dire così, ricolma di fauna completamente verde, un verde misto all'azzurro del cielo. Sembra anche molto fiorente come zona. Lì vedo un piccolo villaggio, una cascata. Ok. C'è una cosa particolare di questa zona che, nonostante le cose che io ho elencato, che dovrebbero praticamente dare la base a un contesto confortevole, a un contesto di calma. C'è anche l'acqua, il fiume qui. Questa zona qui mi dà paradossalmente una sensazione di nostalgia, come se il passato di queste terre fosse molto più turbolento rispetto a quello che vediamo al momento. Non so se sia un'impressione mia o una sensazione che si è voluta dare proprio a quella zona lì, ma nonostante tutte queste caratteristiche qui, questa terra, forse anche la mancanza di abitanti, mi fa pensare che quella terra lì possa essere stata molto più abitata in passato e che ci siano molte meno persone proprio perché sia successo qualcosa lì. Mi fa quindi pensare ad un posto con un passato turbolento, magari come se fosse stato un campo di battaglia, e che solo poche persone, probabilmente quelle più fidate, siano rimaste lì. Il che questo elemento qui ci può dare anche, e soprattutto ci dà una sensazione di speranza. La speranza che quel passato possa essere il pilastro su cui costruire qualcosa di nuovo. Questa sensazione qui la andremo a riportare in musica. Inizierei a dare una base armonica, inizierei a studiarmi qualche base armonica, qualche successione di accordi, un fraseggio che in qualche modo racconti sia le ferite di questa terra, sia come la speranza possa portare quelle ferite, quelle cicatrici a un futuro migliore. Proviamo a spiegare questo come se dovessimo scrivere un libro, ma cerchiamo di scriverlo in note. Mi piace tantissimo questo passaggio. Questo accordo qui mette tantissima incertezza. L'incertezza che la situazione di quella terra possa migliorare. Stiamo tornando. Questa terra può essere migliore, può rinascere. Ma ci sono tante cose che non possiamo dimenticare. Mi piace questa cosa qui, registriamola. Bella, mi piace, mi dà già questa, cioè già solo il pianoforte riesce a dare quella sensazione che volevo. Mi è uscita dall'anima questa cosa. Ok, proviamo a cambiare qui, a modulare in qualche modo. Cercano sempre di tenere lo stesso mood di speranza, incertezza, in modo che i due sentimenti strofinino tra di loro e in mezzo possiamo percepire le cicatrici. Quindi cerchiamo di concentrarci tra queste due per creare questo spazio in mezzo che poi sarà la vera anima della musica di Silkengrass.
C'era qualcosa che mi piaceva. Siamo tornati il giorno successivo, vedete la camicia è differente, molto carina, molto estiva, per continuare il brano e andiamoci ad ascoltare tutta la traccia di nuovo al piano e poi andiamo a orchestrarla. Direi che qui adesso è molto più omogeneo il passaggio. Perfetto, allora la base di pianoforte così mi piace tantissimo e come dicevo l'altra volta il pianoforte è di base lo strumento che ricolleghiamo sempre ad Erenshore, perché Erenshore in qualsiasi tipo di brano ha il supporto del pianoforte. Però vorrei anche andare ad orchestrare un po'. Non aggiungerei percussioni in questo brano, nessuna percussione. Comincerei con una sessione di archi che salgono e scendono. Quindi per esempio qui e lasciano spazio al pianoforte qui a cantare, tra virgolette. Ok, mettiamo un contrabbasso, un violoncello qui. Ok, metterei anche il secondo violino qui. Ok, mi piace molto. Il primo violino io lo aggiungerei, però farei un pizzicato tin, 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 una cosa del genere. Proverei a dare la stessa sessione anche ai legni, per dare un po' di respiro. Qua metterei il clarinetto, oboe e flauti.
Ok, allora aggiungere solo un'arpa qui che accompagna l'armonia del pianoforte per rafforzare un po' le texture, no? No, no, l'arpa la mettiamo direttamente alla parte successiva. All'inizio lasciamolo così. Allora, qui proverei a mettere, cioè a fare una sessione di archi tutta molto distesa. Ok, proviamo il violoncello qui. E qua la seconda parte, quindi qui, aggiungere la viola per dare un po' di potenza in più, no? Qua metterei un flauto proprio singolo che suona la melodia insieme al pianoforte. Ok, mi piace molto. Prima dell'ultima parte volevo aggiungere delle transizioni con non dei piatti ma dei Mark III. La perfezione, proprio la perfezione delle transizioni. Già così ha molto effetto, già così ha tantissimo effetto. Poi colorata con l'orchestra, così almeno che poi non è un'orchestra intera, fondamentalmente solo una sezione di archi e di legni. Mandiamo questa versione al cliente e vediamo i suoi feedback. Per me va bene anche così. A few moments later. Eccoci qui, allora i feedback sono stati positivi, il brano è piaciuto, ci sono state piccolissime modifiche, veramente delle piccolezze quasi impercettibili, però essere pignoli non è mai una cosa buona. Per cui adesso andremo a vedere la musica finita sul gameplay di Silken Grass. Però ovviamente prima di questo vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdere i prossimi contenuti che caricherò. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video, come nelle descrizioni dei video precedenti, potrete trovare il link che vi porterà direttamente al forum per iscrivervi alla mia newsletter, e se lo farete riceverete in regalo Into the Dungeon Rise of the Dragons, un album fantasy completamente gratuito che potrete utilizzare ed analizzare quando e dove volete. E adesso è arrivato il momento di raccontare la storia di Silken Grass.